Ciao ragazzi, oggi parleremo degli attacchi per la GoPro. Qui dentro ho il mio piccolo tesoro, divertiamoci. Mi sento come un bambino con tutti i suoi giocattolini, che bellini. Arrivo, passo del leopardo. La prima cosa che dovete ricordare è la sicurezza della GoPro. Comprate il cavettino in acciaio. Una parte l'andate a collegare, che ne so, ai pantaloni come di solito faccio io. Questa parte di qua, l'estremità, l'andate a inserire all'interno della farfalla che va a stringere. Qualora si dovesse staccare la GoPro, non preoccupatevi, almeno rimane a penzoloni. Un attacco che non può quasi mai mancare è la ventosa. Io ho preferito prendere quella originale GoPro. Ricordatevi di controllare che sia ben salda alla struttura. Un minuto di silenzio. Mi si è rotto. 40 euro di attacco. L'altra volta alla fine del video, per rimuovere questo attacco dalla struttura, l'avevo stretto troppo e ho praticamente spezzato la plastica. Ma questo attacco lo ricomprerei, se vi interessa. Si chiama On-Real. Si presta bene perché si attacca anche sul manubrio e si va a stringere, rimane veramente ben saldo senza scivolare. Altro attacco con cui mi sono trovato benissimo, 35 euro attacco. Questo qui praticamente si presta molto bene perché lo riesco a attaccare sulla sospensione anteriore o posteriore, perché purtroppo qui ci entrano strutture da un diametro importante. Come vedete è saldo, non scivolo assolutamente, ma la cosa più divertente è che la testa ruota di 360 gradi. Vabbè, classiche pettorina, attacco da mettere sul casco. Altro attacco che ho comprato, che ho utilizzato finora 2 volte ma non mi dispiace, l'attacco da mettere sul passante dello zaino. Non scivola perché rimane aderente al corpo. Tutti questi attacchi si possono andare ad allungare e la soluzione migliore che io ho trovato sono questi della Esox. Non so come si pronunci, leggete voi, perché io non so come cavolo si pronuncia, non l'ho mai capito. Non sono rigidi in posizione fissa, ma si possono andare ad adattare alle nostre esigenze. Quindi, madonna, è duro davvero. Quindi questa è una cosa importante perché ci permette di avere in un unico strumento infinite, quasi, possibilità di personalizzazione. Gli ultimi 2 attacchi che utilizzo sono questo, fighissimo perché ha la testa che ruota di 360 gradi e poi non si muove più, bello saldo. Ha una parte in gomma piuma che non rovina il manubrio o qualsiasi altra cosa dove si possa attaccare. Ultimo, forse quello che ho comprato un po' per gioco, è questo qua. In movimento non lo uso tanto, si può attaccare sul cappello o in giro gilet, zaino, insomma ovunque ci possa andare bene, non sulla moto. Non ci rimane che andare da Noise e vedere dove ho messo gli attacchi. Pronti? Via! Eccoci! Cominciamo da questo attacco, sospensione anteriore. Come vi dicevo, si presta bene perché non scivola a essere attaccato sulla sospensione. Qua potete prendere benissimo gomma. Attaccandoci un'estensione potete andare anche a riprendere voi mentre guidate. Ma questa qua si può attaccare anche sulla sospensione posteriore, venite a vedere. La si può andare a attaccare sull'attacco, quindi sulla testa della sospensione, fatto più e più volte, e qui potete avere una bellissima visuale della gomma, sempre poi posizionando la GoPro, piuttosto che sempre col dovuto estensione di voi mentre guidate. Poi questa si può anche orientare. La On-Real si può attaccare sulla pedalina, quindi avere, in questo caso la testa ce l'ha sotto, avere una visuale bassa. Quindi non preoccupatevi perché la GoPro non va a attaccare, perché la differenza fra la pedalina posteriore e quella anteriore è precisa per una GoPro, quindi se toccate davanti la GoPro non tocca. Ovviamente si può attaccare anche in posizione, diciamo, dritta e andate a prendere, come su alcune visuali che avete visto, con tutta quanta la gamba sopra e una bella visuale della guida, del cambio, della cambiata in moto. Sempre rimanendo qua si può andare su un attacco più classico, quindi a vite. Si presta veramente molto bene anche per avere, come vi dicevo prima, con la testa roteabile a 360 gradi andiamo a prendere una visuale diversa, veramente una gran figata. Ora andiamo a vedere il serbatoio con la grandissima ventosa. La prima posizione che utilizzo per la ventosa è il laterale, quindi l'attacco qua sul laterale, qua indietro, perché qui davanti abbiamo una piccola curva sul serbatoio, quindi non aderisce bene e mi si è staccata una volta. Fortuna il cavo di sicurezza mi è rimasta a penzoloni. Successivamente la vado ad attaccare in questa posizione qua. Qui
Perché qua e non qui davanti? Perché qua vibra molto di meno la GoPro, qua vibra in una maniera bestiale, quindi rimane tutta quanta mossa. Per chi avesse GoPro 7 non preoccupatevi, poi con la sua stabilizzazione digitale tutto si ferma. Io ho la 5, quindi mi rimane tutto quanto mosso in una maniera bestiale. Mi si presta bene per essere attaccata sul contachilometri perché ha lo stesso diametro, guardate un po' che figata. E non si sposta. Io ce l'ho qui in laterale, ma per chi l'avesse qua sul manubrio nella posizione classica originale vengono delle belle riprese sia frontali a voi che guidate qua, ma qui anche con il taglio, come avete visto sulle riprese, specchietto, serbatoio, o anche in frontale sulla ruota mentre guidate. Quindi questi sono gli attacchi principali che utilizzo sulla moto, forse gli unici che utilizzo sulla moto, però li rendo molto versatili con le estensioni e con tutti gli attacchi che ho per cambiare l'angolazione della GoPro, per avere angolazioni diverse dalle solite. Non è che siano delle angolazioni chissà quanto innovative, però sono diverse, ci si può sbizzarrire, e per chi volesse fare un piccolo video con la propria moto vi consiglio queste angolazioni insolite perché vi danno un punto di vista diverso. Certo che se avessi il CC bar stare più comodo. Ah, una bellezza al sole, scendiamo che è meglio. Ragazzi, se avete altre angolazioni che io non ho mai sperimentato, che non ho fatto vedere, scrivetemelo nei commenti, perché mi piace sperimentare nuove cose. Tutto ciò che è nuovo è sempre ben accetto. Ora mettiamo in moto noise e si parte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina, così rimarrete sempre aggiornati su tutti i nuovi video. Ciao ragazzi!